Compared to the Ottoman Turkish experience, the one of Egypt is proper of a country of a crumbling Ottoman periphery that tries to structure itself as a renewed pole of political, juridical, economic government in order to self-protect its own space in accordance with its ancient roots, later on Roman, then a chair of high Islamic juridical theological tradition. Al-Azhar University was founded in 970-972 year. To this end, it also actively interpreted its own specific position in the reorganization of regional balances that were developing between the interference of 19th century French, English, and Russian European colonialism and the renewed centrality of the Mediterranean following the opening of the Suez Canal that was opened in 1869. Il ricorso a tribunali misti imposto da Francia e Inghilterra per risolvere le controversie di stranieri con egiziani e di stranieri fra loro, costituiva per l'Egitto motivo di profonda umiliazione. Esso si dotò nel 1875 di un codice civile misto e nel 1883 di un codice civile nazionale modellati sul codice civile francese del 1804, con esclusione del diritto di famiglia. Questi codici introducevano il sistema romanistico in funzione sia di strumento di resistenza nei confronti della pressione di potenze straniere, e in particolar modo della Gran Bretagna che occupò militarmente il paese nel 1882, sia di presupposti per recuperare la pienezza dell'esercizio della giurisdizione sul proprio territorio. Essi produssero anche una assimilazione convergente, era la volontà che animava il contemporaneo Murshid di Mohammed Quadri, simile alla magaglia ottomana. The use of mixed courts imposed by France and England to resolve disputes of foreigners with Egyptians or between foreigners of different states was a reason of deep humiliation for Egypt. In 1875, it adopted a mixed civil code, and in 1883, a national civil code based on the French Civil Code of 1804 with the exclusion of family law. These codes introduced the Roman system as an instrument of resistance against the pressure of foreign powers, in particular Great Britain, which militarily occupied the country since 1882, and as a prerequisite for recovering the full exercise of jurisdiction on its own territory. They also produced an assimilation. This will was coinciding with that which generated the contemporary Muhammad Quadri's Murshid, similar to the Magalla. Nel 1868 fu fondata al Cairo la École Khedivial de Droit, dove insegnarono anche giuristi francesi
fra questi il comparatista Lambert. La scuola venne ostacolata dalle autorità inglesi che pretendevano di imporre all'Egitto testi legislativi da loro redatti. L'Ordine degli Avvocati Egiziani, in un'assemblea riunita nel 1918, all'unanimità si oppose. Del 1925 è la fondazione della facoltà di giurisprudenza dell'Università del Re Fouad, poi Università del Cairo. In essa si sviluppa l'insegnamento del diritto romano. Nel 1946 viene pubblicata la traduzione di Abdelaziz Fahmy Bascià in lingua araba delle istituzioni di Giustiniano e l'anno seguente fu approvata dalla facoltà di giurisprudenza la pubblicazione di una raccolta di regole con testo latino e traduzione in francese e in arabo. Nel 1949, quando entra in vigore il codice civile egiziano di Abd al-Razzaq al-Shanuri, i codici della fine del secolo precedente e il citato Murshid avevano compiuto il loro ruolo. In esso sono integrati elementi del sistema romanistico con il diritto musulmano, che è altresì fonte sussidiaria di diritto in caso di lacune legislative e di assenza di una pertinente consuetudine. In the 1868, the École Khedivial de Droit was founded in Cairo, where French jurists also taught, including the comparative scholar Lambert. The school was hindered, however, by the British authorities who wanted to impose on Egypt the legislative text they had drafted. The Egyptian Bar Association, in a general meeting in 1918, unanimously opposed the British. In 1955, the Faculty of Law was founded at the University of King Fahd, later Cairo University, in which was developed the teaching of Roman law. In 1946, Abdelaziz Fahmy Pasha translation of Justinian's institutions in Arabic was published. Then, the following year, the Faculty of Law approved the publication of a collection of rules with Latin text and translation into French and Arabic. In 1949, when the Egyptian Civil Code of Abd al-Razzaq al-Sanhuri came into force, the codes of the end of the previous century and the mentioned Murshid had fulfilled their role. In it, elements of the Roman system are integrated with Muslim law, which is also a subsidiary source of law in case of legislative gaps or absence of a relevant custom. Le due esperienze ora viste si affiancano. Da quella egiziana derivano numerosi codici. Esse certo non esauriscono né le vie per un reincontro mediterraneo nella codificazione del diritto romano comune, né più in generale le vie alla codificazione in altri paesi di diritto islamico, e suggeriscono delle possibilità di compresenza di entrambi i sistemi nello stesso ordinamento e di arricchimento delle possibili convergenze su comuni principi generali del diritto. The two experiences we have just observed stand side by side. Several codes derive from the Egyptian one. They certainly do not exhaust
either the ways for a Mediterranean re-encounter in the codification of common Roman law, or more generally, the ways related to codification in other countries of Islamic law. And they suggest the possibilities of coexistence of both systems in the same system and of enrichment of the possible convergences on common general principle of law. Io propongo adesso una pausa di 5 minuti di orologio per lasciare alla professoressa Formichella un po' di riposo e anche per provare a vedere se riusciamo a comunicare più direttamente. 5 minuti, non di più, Okay, so if you like, senza interrompere le comunicazioni. we have 5 minutes stop just to try and resolve the audio problem, to have to drink a glass of water or a coffee, and in 5 minutes we come back without stop connections. Ok. Faccia le Professore, sue prove. chiudo la chiamata, la richiamo quando ricominciamo. Sì? Chiudo la telefonata e le Sì. ritelefono appena riprendiamo. Professore? Sì? Mi sente? La sento Ah, lei mi benissimo. sente, ma io non la sento. Ah no. Allora Quindi continuiamo col sistema di devo prima. richiamarla per forza. Perché sì, ma, tra l'altro in effetti quando io avevo chiuso il mio cellulare, io mi ero accorto che la sentivo perché l'ultima Mi sillaba sente? e difatti ho tentato di richiamarla per Lei dire: sì, "Ma ma io guardi che non la io la sento. sento." E adesso io la sento. Ma la chiamo? Io non la sento. Mi chiami lei? Professore? Sì? Mi chiama lei o chiamo io? Mi sente? Io la sento al telefono. Se lei mi sente Perfetto, in anch'io la audio, sento. se lei mi Quindi sente continuiamo in questo modo? sì, continuiamo così, professore. Mi spiace Sì. molto. Ecco, adesso la chiamo io, così almeno alterniamo. Ma lei mi sente nel video? Ehm, e non lo so dire, dovrei spegnere il telefono. No, 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 dico, no, no, il telefono lo lasciamo acceso. Adesso io Io la eh, sento nel telefono. nel telefono, adesso apra il video perché non ha il video chiuso. No, no, il video Il video il vi del computer è chiuso il suo. no, il mio E, è aperto. non la vedo più. E Io non la vedo e non la... aspetti, eh, non mi aspetti, eh. aspetti, non la vedo e non la sento neanche più neanche. 那个同学们再稍等2分钟，现在教授正在再次调试那个设备，我们马上就休息完之后，我们就又开始上课。Io non la vedo nel video, professore. Oh, questo è più pasticciato. Io credo che sia un problema della password. Comunque, Può darsi, può darsi. adesso Comunque, riprendiamo. riprendiamo, anche se non la vedo, io l'ascolto e quando si ferma io Il inizio. nuovo problema è quello che ho intitolato "La via della rivoluzione degli operai e dei contadini". Un altro sottosistema o un altro sistema?
Con riferimento all'impero russo, a fianco al citato progetto di codice civile, nelle università russe fondate a partire del 1700, intanto il diritto romano veniva studiato aderendo in modo crescente al passaggio dall'uso moderno delle pandette alla pandettistica tedesca. La presenza di Savigny nella Università Humboldt di Berlino e di Purta a Lipsia, dove si recavano studenti russi, consolidò il ruolo dello studio del diritto romano, portando alla creazione a Berlino nel 1887, a spese del governo russo, del seminario imperiale russo di diritto romano, sotto la guida del tedesco Dernburg 1829-1907. Il seminario svolse la sua attività per quasi un decennio e vi troviamo i traduttori in russo di numerose opere della pandettistica, fra questi Sokolovsky 1860-1934, che tradusse in russo le pandette di Dernburg. Scrisse anche un adattamento dell'8ª edizione e sostenne il ruolo del diritto romano per la modernizzazione del diritto russo. Okay, the new problem that Professor Schipani will talk now is the way of the workers and peasants revolution, another system or another system. In regard to the Russian Empire, alongside the aforementioned project of a civil code, Roman law was meanwhile being studied in the university, increasingly adhering to the transition from the modern use of the Pandette to the German Pandektit. The presence of Savigny at the new Humboldt University in Berlin and of Pucha in Leipzig, where Russian students attended, consolidated the role of the study of Roman law, leading to the creation in Berlin in 1887, at the expenses of the Russian government, of the Imperial Russian Seminary of Roman Law, under the leadership of Dernburg, the German Dernburg, 1829-1907. The seminar ran for almost a decade, and we can find the translation into Russian of several works of the Pandettistic. Among them was Sokolovsky, 1860-1934, who translated in Russian Dernburg Pandits, wrote an adaptation of the 8th edition, and argued for the role of Roman law in the modernization of Russian law. Nel 1882 lo zar Alessandro III istituisce una nuova commissione che porta al progetto di codice civile russo del 1903, che rispecchia in parte l'allora recente codice civile tedesco del 1900. In primo luogo per la sistematica, di cui emblema è la parte generale, mentre per la materia delle obbligazioni segue il codice svizzero delle obbligazioni del 1874. In questo quadro, tuttavia, mancavano i cittadini. Con la rivoluzione del 1917 al 1918, i decreti sulla giustizia e sui tribunali soppressero il diritto e l'ordinamento giuridico zarista. L'ordinamento fu concentrato nel governo dei soviet degli operai, dei contadini e dei soldati.
Già nel 1918 Goldberg fece approvare un codice sugli atti dello Stato civile, sul matrimonio, famiglia e tutela, che venne rimaneggiato nel 1926. Nello stesso 1918 si incontrano due altri provvedimenti. Fu soppressa la successione ereditaria, che venne reintrodotta però nel 1922, e fu introdotto il codice del lavoro, riformato anch'esso nel 1922. In 1882, the Tsar Alexander III set up a new commission which led to the draft of the Russian Civil Code in 1903, which in part mirrored the then recent BGB, primarily in terms of systematics, the emblem of which is the general part, while for the subject matter of obligation, it followed the Swiss Code of Obligation 1874. In this framework, however, citizens absent. With the revolution from November 1917 to December 1918, the decrees on justice and on courts suppressed, closed the Tsarist law and legal system. The system was centralized in the government of Soviets of workers, peasants and soldiers. As early as 1918, Goldberg had a code of civil status, marriage, family, and guardianship acts passed, which was revised in 1927. In the same year of 1918, two other measures were adopted. The inheritance was abolished but reintroduced in 1922, and the labor code was introduced, which was then reformed in 1922. Per rispondere alle esigenze della nuova politica economica 1922-1928, si ritenne che l'edificazione del comunismo richiedesse strumenti normativi centralisticamente governabili attraverso le interpretazioni del partito, ma anche maggiore attenzione ai più complessi equilibri istituzionali. Nel 1922 fu approvato il Grazdansky Codex, codice civile della Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa, redatto da una commissione coordinata da Goldberg. Il codice, molto breve e semplificato, era suddiviso in parte generale, articoli 1-51, diritti reali, articoli 52 e 105, obbligazioni, articoli 106-415, diritto ereditario 416-435. Centrale è certamente l'articolo 4,2, con cui inizia la trattazione del diritto delle persone. Esso afferma che il sesso, la razza, la nazionalità, la religione, l'origine non hanno alcuna influenza sulla estensione della capacità civile del cittadino. Esso costituisce la definitiva trasformazione della società russa verso il pieno recupero della prima base del comune sistema del diritto romano, nella duplice provenienza a Mosca di esso, nella quale però certo prevale ormai la via di Bologna, la tensione verso l'eguaglianza dei cittadini, la reciprocità, la mutualità, verso lo sforzo di rileggere il principio secondo cui è infatti interesse dell'organizzazione del popolo che nessuno usi malamente del suo.
To meet the needs of the new economic policy, it was believed that the foundation of communism required regulatory instruments centrally governable through party interpretations, but also greater attention to the more complex institutional balances. In 1922, the Civil Code of the Russian Soviet Socialist Federative Republic was approved, drafted by a commission coordinated by Goldberg. The code was short and simplified, was divided into general part, rights in rem, obligations, inheritance law. Of primary importance is, of course, the Article 4, Paragraph 2, with which the treatment of the rights of people begins. It states that sex, race, nationality, religion, origin have no influence on the extension of the civil capacity of the citizen. It constitutes the definitive transformation, the final transformation of Russian society towards the full recovery on the first basis of the common system of Roman law. In the twofold origin of it in Moscow, in which, however, the path of Bologna certainly prevailed. The tension towards the equality of citizens, reciprocity, mutuality, towards the effort to reread the principle according to which it is indeed in the interest of the organization of the people that no one misuse his own. Di grande importanza sono gli sviluppi successivi alla Seconda Guerra Mondiale, che vedono nell'URSS il rinnovarsi dello slancio verso la codificazione con l'emanazione dei principi federali della legislazione del diritto civile nel 1961 e con l'elaborazione del codice civile del 1964, affiancato da altri codici civili delle repubbliche. Il rapporto fra principi e codici esprime una significativa tendenza a conciliare uniformità e specificità del diritto delle diverse repubbliche. Tra il 1976 e il 1985 è stato pubblicato lo Svoboda-Zakonov, codice di leggi dell'URSS contenente tutte le basi e i rispettivi codici. Of great importance are the subsequent developments, which after the World War II saw a renewed impetus in the Federation of the Soviet Republics towards codification, with the issuing of the federal principle of civil law legislation and with the elaboration of the Civil Code in 1964, alongside other civil codes of the republics. In relationship between principles and codes expresses a significant tendency to refound uniformity and specificity of the law of the different republics. Between 1976 and 1985, the Code of Laws of the Republic, Russian Republic, containing all the bases and the respective codes, was published. Parallela a questa fase è non solo la ripresa dello studio del diritto romano nelle università, ma anche la emblematica traduzione in russo di testi dei digesti,
messi a disposizione di studenti lì presenti e provenienti da varie parti del mondo, in modo tale che essi potessero raccogliere l'eredità della Terza Roma. Questo tradurre le fonti, rendendole facilmente accessibili a molti, era il segno tangibile della percezione della necessità di una rilettura diffusa che elaborasse ulteriori accrescimenti sulla via che guarda ai cittadini e a tutti gli uomini. In parallel to this step, it is not only the resumption of the study of Roman law in the university, but also the emblematic translation into Russian of text from the digest, which were also made available to students from different parts of the world so that they could collect the inheritance of the Third Rome. This translation of the sources, making them easily accessible to many, was a tangible sign of the perception of the need for a new widespread rereading that would elaborate further on the path that looks to citizens and all the people. Questo complesso di codici civili ha posto anche un problema sistemologico rispetto al quale la già acquisita elaborazione per l'America Latina di una possibile pluralità di sottosistemi offriva un quadro scientifico percorribile. Mentre alcuni studiosi hanno ritenuto che il diritto dei paesi socialisti configurasse un sistema giuridico diverso da quello del diritto romano, altri lo consideravano invece come un suo sottosistema, caratterizzato dalla presenza in tali ordinamenti non solo dei codici, ma anche di altri fondamentali profili concettuali e metodologici radicati in un apparato di termini, concetti e più in generale della rilevanza della mutualità fra i concittadini, della permanenza del diritto comune e del suo valore per tutti. This set of civil codes also posed a problem with regards to systems, to which the already acquired elaboration of a possible plurality of subsystems for Latin America offered a scientific framework. While some scholars have considered that the law of the socialist countries could be a legal system configured, a legal system different from that of Roman law, others have considered it instead as a subsystem of its own, characterized by the presence in such system not only of codes, but also of other fundamental conceptual and methodological profiles rooted in an apparatus of term concepts and more generally of the relevance of mutuality among citizens, of the permanence of common law and its value for all. Non ho affrontato il tema della codificazione nei paesi ex socialisti perché è un tema ancora troppo fluido. Passo allora a considerare invece il codice civile italiano, via del cittadino della Repubblica fondata sul lavoro. Okay. Professor Schipani said that he hasn't prepared a part on codification in the previous socialist countries because it's an issue that needs more time to be settled.
So now we will start with a new part about the path of citizens on the Republic based on labor. L'articolo 1,1 della Costituzione della Repubblica Italiana del 1949 recita: l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Esso è il frutto di una riemersione, dopo un periodo drammatico, della capacità di costruire una convergenza di impostazioni politiche diverse e di una selezione e rilettura del sistema. The Article 1, Paragraph 1 of the Constitution of the Italian Republic states, Italy is a democratic republic founded on labor. It is the result of the re-emergence after a dramatic period of time of the ability to build a convergence of different political approaches and the selection of re-readings of the system. Il processo di industrializzazione dell'Italia si accentuò dopo l'unificazione del Regno nel 1861 e fece emergere del tutto la inadeguatezza della normativa in materia del lavoro che nel codice italiano del 1865 era ancora inquadrata nella locazione di opere. Gli ultimi decenni dell'Ottocento videro un primo sviluppo del solidarismo nelle forme giuridiche del mutuo soccorso e del cooperativismo, che portò ad introdurre le cooperative nel codice di commercio del 1882. Essi videro altresì il convergere su queste tematiche del socialismo giuridico e del pensiero cattolico l'enciclica del 1891 sulle nuove realtà sociali del Papa Leone XIII. Furono anche introdotte alcune importanti leggi sociali. Fra le conseguenze della Prima Guerra Mondiale emerge poi la maggiore effettività del fascismo nel dare risposta alla richiesta delle masse di ingresso nella dialettica politica del paese, ma, a prescindere da altri profili nefasti, fu un ingresso che, pur avendo acquisito consapevolezza dei problemi del lavoro, diede ad essi soluzioni giuridiche distorte. The process of the industrialization of Italy was accelerated after the unification of the kingdom in 1861 and brought to light the completely inappropriate legislation in the field of labor, which in the Civil Code, in the Italian Civil Code 1865, was still framed in the leasing of works. The last decades of the 19th century saw an initial development of solidarity in the legal forms of mutual assistance and cooperative, which led to the introduction of cooperatives in the Commercial Code 1882. They also saw the unification on these issues of legal socialism and Catholic thought. The 1891 encyclical Rerum Novarum on the new social realities by Pope Leo XIII, a number of important social laws were introduced. Among the consequences of the First World War emerges, then the greater effectiveness of fascism to provide an answer to the request of the masses to enter the political dialectic of the country. But apart from other negative, very negative profiles, it was an input that, while having acquired awareness of the problems of the work, gave them distorted, not corrected legal solutions.
Parallelamente stava maturando un nuovo codice civile. La dottrina giuridica era egemonizzata dal positivismo statuale legalista, convergente con il nazionalismo, ma anche dalla ricerca di spazi metodologici per il necessario contributo dei giuristi nel loro confrontarsi con tale miope statolatria. Veniva compiuta, in questo quadro, una nuova rilettura delle fonti del diritto romano, che acquisì i risultati della padentistica, ma andò oltre e scoprì la maggiore articolazione delle prospettive in esso aperte e presenti, implicanti un superamento di una loro lettura individualistica. Ad esempio, il ruolo anche politico e non proprietario della potestà della famiglia, le definizioni di proprietà, la rilevanza della buona fede, della sopravvenienza. At the same time, a new civil code was coming into being. Juridical doctrine was hegemonized by statist legalist positivism and by nationalism, but also by the constant search for methodological spaces for the necessary contribution of jurists in their comparison with the myopic statolatry, as said Del Vecchio. In this context, a new rereading of the sources of Roman laws was completed, which acquired the results of the Pandectics, but went further and rediscovered the deeper structure of the perspectives that were open and present in it, involving an overcoming of their individualistic readings. For example, the even political and non-proprietary role of power in the family, the definition of property, the relevance of good faith and contingency. Lo sviluppo più approfondito del rapporto obbligatorio e la creazione del quinto libro del Codice Civile del 1942, intitolato Del lavoro, sono segni di un movimento in corso. Questo va letto alla luce sia delle modifiche immediatamente apportate al codice dopo la fine della guerra, sia del referendum del 1946 istitutivo della Repubblica e della Carta Costituzionale 1948, espressione della riconquista da parte dei concittadini del loro ruolo di attori primari del diritto relativo alla propria convivenza, precisato con il citato riferimento al lavoro. Si apriva così la via che maturò la legge Statuto dei lavoratori del 1970 e i successivi ondeggiamenti e sviluppi per la normativa di esso. The deeper development of the obligatory connection and the creation of the fifth book of the Italian Civil Code, 1942, entitled About Labor, are signs of an ongoing movement. This should be read in the perspective both of the modifications immediately made to the code after the end of the war and of the referendum in 1946, which instituted the Republic and the Constitutional Charter, 1948, an expression of the citizens' reconquest of their role as primary actors of the right to their own coexistence, specified with the above-mentioned reference to work. This opened the way for the law on the worker statute in 1970 and its subsequent developments. I cittadini, anche nel rapporto obbligatorio del lavoro subordinato, non alienano una particella della propria libertà, come aveva detto Grozio,
ma devono poterla realizzare nel quadro delle loro strutturali relazioni di reciprocità e mutualità. Il coordinamento della normativa sul lavoro con il primato delle persone trova nella macrosequenza del codice civile, che include significativamente la disciplina delle persone nel libro primo e il loro lavoro in ogni forma nel libro quinto, è un'importante linea di prospettiva interpretativa che richiede il costante, incisivo intervento del legislatore e dei giuristi, ponendo attenzione alle coerenze di fondo del codice civile quale statuto dei concittadini lavoratori. Citizens, even in the obligatory connection of employment, do not give away a small part of their own freedom, has said Grozio. But they must be able to do it within the framework of their mutual and reciprocal structural connections. The coordination of labor regulations with the supremacy of persons found in the macro sequence of the Civil Code, which significantly includes the regulations of persons in the first book and their work in any form in the fifth book, is an important line of interpretation, of interpretive perspective that requires the stable intervention of the legislator and jurists, paying attention to the basic coherence of the Civil Code as a statute of all the workers. E ora veniamo alla via del codice civile cinese, cittadini e diritti della personalità. La Repubblica Popolare Cinese ha messo in cantiere il codice civile subito dopo la sua Costituzione. Non prenderò in esame ora le ragioni che concorsero nella scelta del sistema di diritto codificato. La deliberazione più recente è quella che è stata presa nella quarta sessione plenaria del 18° Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, in cui venne dichiarato che il governo, per far avanzare lo Stato del diritto, codificherà. Voglio sottolineare la specifica consonanza che la Cina di oggi ha trovato fra il suo patrimonio culturale, politico e giuridico e il diritto romano, consonanza che produce un importante passo avanti compiuto da questo codice a vantaggio di tutti i codici del sistema. Now we start and talk about the way of the Chinese Civil Code, in particular citizens and personality rights. The People's Republic of China started working on the Civil Code soon after its constitution. I will not go into the reasons for choosing the system of codified law at this point. The most recent expression was made at the fourth plenary session of the 18th Central Committee of the Communist Party of China, where it was declared that the government would codify in order to improve the rule of law. I want to emphasize the specific harmony that today's China has found between its cultural, political, and legal patrimony and Roman law, as a consonance that produces an important step forward made by this code for the benefit of all codes of the system. La parte generale di questo codice civile è in vigore da 4 anni ed è adesso il primo di 7 libri. Con una incursione in una lingua che richiederebbe una mia competenza che non ho,
È forse utile una premessa sul sintagma codice civile, codice del cittadino. Il termine cinese minshi, civile, ricorre alcune centinaia di volte nel codice civile ed ha in comune con gongmin, cittadino, e con cittadinanza il carattere min e quindi un valore semantico di base che si riferisce a persona, popolo. Tale valore accomuna altresì gong min tong bao, concittadino. Diverso è il termine shi, città. Si è inizialmente precisato che il termine latino cives, cittadini, significa propriamente concittadini, implica il valore di reciprocità, di mutualità, di condivisione e il maturare del suo significato si è plasmato attraverso leggi volute dai concittadini e che per questo processo è sfociato nei codici, elaborato in sinergia fra cittadini, popolo, legislatore e giuristi. Grazie all'esistenza di tale carattere e significato min, anche min-shi, civile, rimanda ai gongmin, cittadini, che attraverso l'Assemblea Nazionale del Popolo hanno voluto che il codice articolasse tali valori di reciprocità, di mutualità, di condivisione, da rendere il sistema anche totalmente loro proprio, producendo un usus sinicus, un uso cinese del diritto romano. The general part of this civil code has now been in effect for more than 2 years and is now the first of 7 books. With degradation into a language that would require more competence, it may be useful to to say something about the expression civil code, that is, code of the citizen. The Chinese term 民事 civil appears a few hundred times in the Chinese civil code and has in common with Gunmin citizen and with citizenship the min character, and therefore a basic semantic value that refers to person, people. This value is also shared by Kunming Tongbao, fellow citizens. Different is the term Chengshi city. It was initially pointed out that the Latin word cives, citizens, properly means with citizens, implying the value of reciprocity, mutuality, sharing, and that the maturation of its meaning has been defined through laws wanted by citizens, and that this process has ended in codes elaborated in synergy between citizens, people, legislator, and jurists. Due to the existence of this common meaning character, min, even minshi civil refers to the Gongming citizens who, through the National People Congress, have required the code to articulate these values of reciprocity, mutuality, sharing, of making the system also totally their own, producing an usus sinicus, a Chinese use of Roman law. Professoressa Formichella, io adesso Sì. non leggo tutta la parte italiana e lei legge tutta la traduzione inglese in modo da guadagnare qualche minuto. Sì, d'accordo? Va bene, va bene. Segnalo 2 punti specifici.
Il primo riguarda l'articolo 2 della parte generale che contiene una novità per il testo di un codice. L'articolo 2 dei principi generali del diritto civile del 1986 recitava: il diritto civile regola i rapporti patrimoniali e quelli personali. Il medesimo articolo dei principi del codice afferma che il diritto civile regola i rapporti patrimoniali, personali e patrimoniali tra le persone fisiche o persone giuridiche e organizzazioni senza personalità giuridica, quali soggetti in posizione di uguaglianza. È stato rilevato come il testo del 1986 esprimeva una prospettiva patrimonialistica. Diversamente, il testo del nuovo codice, con l'inversione compiuta fra rapporti personali e patrimoniali, colloca quelli personali al primo posto. Prego. I will point out two specific points. The first concern Article 2 of the general part, which includes a novelty for the text of a code. Article 2 of the General Principle of Civil Law in 1986 stated, civil law regulates property and personal relationship. The same article of the Principle of the Code states, civil law regulates personal and property relation between natural person and or legal person and or organization without juridical personality as subjects in a position of equality. It has been noted that the 1986 text expressed a patrimonialist perspective. On the contrary, the text of the new code, with its inversion between personal and patrimonial relations, places personal relations in first place. As pointed out by my colleague Sugodon, it accepts the indication of Justinian in the institution and in the digest, which put personal relationship as the first topic of the civil law, and then put patrimonial relationship for the fact that relationships concerning property are functional to relationships involving persons, which represents a humanistic perspective of civil code. Questa affermazione antica è però nuova in un codice civile. Essa ricapitola in sé un largo dibattito della dottrina cinese che si è concluso con una generale convergenza. Si noti che essa prosegue affermando la posizione di uguaglianza fra le persone. Prego. This statement, which is old, is however new in a civil code. It summarized in itself a wide debate in Chinese legal doctrine that ended with a general agreement. Note that it goes on to affirm the position of equality among persons. It therefore both gathers a message from the principle of the system and reflects both the aims of the Chinese identity and of the revolution taking place in China and which the civil code supports. In vero, la realizzazione di una economia socialista di mercato e di un socialismo dalle caratteristiche cinesi, avviati nel 1978, sono stati inizialmente la ragione per rivolgersi nuovamente al diritto romano, perché in questo nostro comune sistema, purificandolo dall'individualismo su di esso incostato, si trovava la guida della equivalenza delle prestazioni, della buona fede, del parametro di essere vir bonus, uomo probo, corretto, onesto, funzionale a un corretto scambio fra soggetti uguali. In fact, the realization of a socialist market economy and of a socialism with Chinese characteristics started in 1978 were initially the reason to look again to Roman law, because in our common system, purifying it from individualism, one could find the guide of the equivalence of performance, of good faith, and of the measure of it. The vir bonus
the good, correct, honest man, functional to a correct exchange between equal subject and to a correct articulation of the belongings of instruments of production and distribution to individuals. There was the guide for a scientific elaboration of law, and it has been said many experts admit the rationality of private Roman law. Oggi la segnalata inversione compiuta nel codice civile è la formula tecnico-giuridica per esplicitare la direzione di un codificare che fissa concetti, istituti e regole per cercare ciò che è migliore e più produttivo di uguaglianza, in un dinamismo continuamente migliorativo per gli uomini. Today, the mentioned inversion done in the Civil Code is the technical juridical formula to make explicit the direction of a codification that puts concepts, institutes, and rules in order to look for what is better and more productive of equality in a dynamism always improving for man. The clarification made in this article is then a guide to a logical reading of the Civil Code. It shows its immediate impact in Article 9, which in the Civil Code is the first to refer to things prescribing the conservation of natural resources and the protection of the environment. Is a provision that in general measures the use and enjoyment of things to the priority of people who also look to the future, and thus purposes and development of what individualism has ignored and that has already underlined requires a renewed readings of the already recalled principle according to which it is in fact in the interest of the organization of the people that no one uses theirs in a bad way. La precisazione dell'articolo 2 incide, come detto, anche sulla lettura di tutto il codice. Così possiamo già osservare che nello stesso libro primo essa ha prodotto un coerente ordine nell'indicare i diritti contenuti nel titolo quinto. Questo infatti inizia con la tutela di quelli relativi alle persone, articoli 109 e 112, e solo successivamente, articolo 113 e seguenti, elenca quelli patrimoniali. The clarification of Article 2 also affects, as we have said, the reading of the whole code. We can already observe now in the first book itself, it has produced a consistent order in the indication of the rights under Title 5. This, in fact, begins with the protection of those relating to persons, and only later list those relating to property. This Article 2 is then certainly coherent in the first place with the inclusion of the category of personality rights in the fourth book, at the center of the macro sequence of the other macro categories that frame the subject in the different sector of civil law. I diritti della personalità non costituiscono certo una categoria nuova in assoluto, ma la veste attribuitagli, intitolando il libro 4 del codice, pone una prospettiva innovativa, e dopo un vivace dibattito della dottrina cinese, che ha coinvolto anche lo stesso ufficio politico del Comitato Centrale, il quale ha espresso parere favorevole a tale introduzione. Prego. The rights of the personality certainly do not constitute a new category in absolute, but the title given to it
titling the book Fourth of the Code offers an innovative perspective after a lively debate in Chinese doctrine, which also involved the political bureau of the Central Committee, which has expressed a favorable opinion on this introduction. The realization of this book is a very interesting result for all the jurists of the system. It is divided into 6 chapters and collects and enlightens the meaning of protection against unfair acts committed against the person, matured in Roman law from the 12th table up to the digest 4710, in which we find the following protection: integrity and inviolability of the person, health, free expression of his will, image, reputation, and honor, confidentiality and protection of personal information. Tale tutela nei confronti degli atti ingiusti contro la persona nel diritto romano poi non si traduce in una valutazione del danno in senso proprio, perché la persona fisica non ha un valore patrimoniale. Essa comporta piuttosto l'individuazione di una condanna riparatoria. This protection against unfair actions against the person in Roman law then does not translate into an assessment of damage in the proper sense, because the physical person has no patrimonial value, but involves rather the identification of a reparatory sentence, valued according to what is good and fair, and the contribution of this book, linked to Article 2, is an important step forward and perhaps opens to a reinterpretation in this direction. Vorrei concludere, ma il tempo è scaduto, per cui vi dico soltanto che la mia conclusione a riguardo alla convergenza dei codici civili e al rinnovamento del diritto comune per il XXI secolo. So the time goes by very fastly. We have ended the time, but the Professor Schipani just want to tell you that his conclusion for the 21st century is the convergence of the codes in the common system. Io vi ringrazio tutti per Many thanks to l'attenzione che everybody. avete prestato, ringrazio la professoressa Formichella, ringrazio gli organizzatori Yang Chao che li rappresenta tutti. Thank you to everybody for your to attend these lessons and to the organization and to Professor Yan Chao for the organization of these lessons. Spero Sì. di avere occasione una volta di incontrarvi di persona, in presenza. Professor sì, certo. Schipani said he really hope to have the opportunity to meet you in presence one day. Grazie al professore Schipani. Grazie a lei. Grazie all'aula. Saluti a Sì. tutti gli amici della Università Normale. Sì, sì. So best wishes to all the friends from Normal University. E anche delle altre università cinesi. And of course, all the other students from the other different Chinese universities. Credo che dobbiamo interrompere. Sì, credo di sì, anche stanno mandando i ringraziamenti per iscritto, visto che Sì, forse sto non ci vedendo sente. che ringraziano. Thank you so much. Thank you very much. Ok. Grazie professore. Bene. Grazie a Buona voi. giornata. Thank you. Thank you. See Ciao, you ciao. soon. Io non voglio interrompere finché mi arrivano ringraziamenti. Certo.
perché sarebbe troppo scortese. No, 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 infatti. Bene, mi pare che siam finiti. Ah no, arriva ancora. Ecco, ecco, guardi professore quanti ringraziamenti. Se va Sì, sulla sì. chat, bene, bene, bene. Thank you so much to everybody. Grazie, arrivederci. Arrivederci, professore. Thank you. See you. Bye. Bye bye. Bye bye. No, arrivederci in italiano. Zaijian, arrivederci. Lascio e ci sentiamo un attimo poi. Sì, guardi, Sì. chiudo, la posso anche restare in linea. Ah no, no, io stiamo chiudendo.